benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale dalla vostra Shirley Temple di quartiere. A sto giro mi è scappata un pelino la mano con la riccia capelli, vabbè. In ogni caso benvenuti oppure ben ritrovati e benvenuti anche ad un nuovo video dedicato ai preferiti del mese. E alcuni di voi saranno saltati sulla sedia dicendo ma di già. Effettivamente sì, sono un po' in anticipo sulla classica tabella di marcia, ma c'è un'ottima, una validissima ragione. Infatti attenzione, signori, spoiler alert e anche un po' rullo di tamburi. Annuncio urbis et orbis ufficialmente che a partire dalla prossima settimana comincerà l'immancabile serie natalizia su questi schermi. Per tutti quelli fra di voi che hanno alzato gli occhi al cielo dicendo inaccettabile, non posso sopportare l'idea che si parli di Natale già a novembre, oh signore no, vade retro satanasso, ecco, un caro saluto, perché sappiate che qui a casa mia il Natale quando arriva. In più Dio solo sa se quest'anno più che mai non abbiamo bisogno di percepire un po' della magia del Natale, quindi insomma stay tuned, tenete gli occhietti aperti perché partiamo già dalla prossima settimana. Prima però di buttarmi così a capofitto del Natale non potevo assolutamente esimermi dal condividere con voi i miei preferiti di novembre, perché anche a sto giro c'ho delle cosette sfiziose da raccontarvi, quindi se voi siete pronti io come al solito andrei a cominciare. Partiamo con la categoria del trucco perché, vi dico così anche un po' a titolo informativo, non ho nuovi prodotti di skincare, di cura della pelle da consigliarvi, sto continuando ad utilizzare tutti quelli dei quali vi ho già parlato, mi verrebbe un po' da dire, mentre per la categoria del trucco ho una new entry, una nuova scoperta della quale mi sono immediatamente innamorata, di che stiamo a parlare delle matite per labbra della We Makeup, le matite Even e nello specifico, signori, quelle realizzate in collaborazione con Kami Hawk. Le ho prese tutte e due, facciamoci mancare niente, umile e borghese, e mi piacciono tantissimo per diversi motivi. Intanto sono molto burrose, morbide, van su che le è un piacere. Durano molto a lungo e in questi tempi cupi di utilizzo costante della mascherina non si spatasciano su tutto il muso, perché se mettete il rossetto e poi su di mascherina, quando la togliete, the Joker. Queste invece hanno una lunghissima tenuta, stanno al loro posto e, soprattutto importantissimo, non seccano le labbra, perché già prima di tanto in tanto mettevo solo la matita proprio per evitare l'effetto tendeva un po' a così le labbra della mummia del museo egizio. Queste invece borrosissime, morbidissime, non seccano le labbra. Le ho prese tutte e due, non so dirvi quale mi piace di più perché le sto utilizzando tantissimo. Umile, giusto così per dire, è questa tonalità un po' più sul nude, un po' più da everyday kinda makeup. Invece borghese è un rosso molto elegante, un po' più night out, che da ste tempi night out, che comunque un rosso e un nude che coprono un po' tutte le esigenze, mi stanno piacendo tantissimo. Così, giusto per dire, ho preso insieme alle matite anche il rossetto nella colorazione borghese, così perché il rosso, pensate, una botta di vita, poi fra un po' appunto mi arriva il Natale, mi sta piacendo molto anche questo, lo indosso, si dice di un rossetto, comunque lo uso molto meno perché a differenza delle matite labbra, con la mascherina il rossetto un po' fa quell'effetto lì, però bellissima tonalità, ovviamente la stessa della matita labbra, piace tantissimo. Detto questo, possiamo così felicemente con un balzo in avanti passare alla prossima categoria, che è quella dei capelli da Shirley Temple. Per la categoria della cura del capello questo mese ho da consigliarvi un termoprotettivo che ho scoperto, ve lo dico così per onestà intellettuale, a casaccio, ndo coio, che come sapete è il mio stile di vita. Avevo infatti finito il mio prodotto di riferimento, che vi butto lì come informazione a margine, è lo spray termoprotettivo della Toni & Guy, prodotto un po' difficile da reperire, infatti non lo trovavo più online. Allora ho fatto una cosa molto classica, sono andata
su Amazon e ho fatto una piccola ricerca, ho letto le recensioni e alla fine ho portato a casa questo signorino qui che è Lit Protect Spray della JHD, della GHD, che i più informati di voi sapranno essere un brand specializzato nella produzione di arricciacapelli, piastre anche abbastanza top di gamma. Mi son detta, le recensioni sono buone, il prezzo è accettabile, questi fanno piastre e arricciacapelli, se non lo sanno loro come si protegge il capello dai danni causati dal calore, non so chi deve saperlo, e infatti è andata molto bene. Mi piace perché è uno spray leggero che non appesantisce il capello, cosa fondamentale, e neanche lo rende un po' crispy, un po' così, un po' crunchy come fanno alcuni spray. Il capello rimane morbido, leggero, così, e al tempo stesso però lo protegge ovviamente dai danni causati dal calore. Quindi per me è un pollicione alzato e ho deciso di parlarvene proprio perché è stata una piacevole scoperta. E questo è tutto per la categoria della cura del capello. Passiamo adesso alla categoria degli abiti. Mi rendo conto che le occasioni per uscire di casa in questo periodo sono veramente ridotte al lumicino, ma questo non mi ha assolutamente fermata. Infatti anche nel mese di novembre sono riuscita a fare shopping online, portando a casa però quelli che sono immediatamente entrati nella top 5 dei miei capi preferiti per l'autunno-inverno, fra tutti quelli acquistati fino ad ora. Quindi, lasciatemi dire, secondo me ne è valsa la pena. Due di questi preferiti vengono dal sito inglese Collective, un brand specializzato nella realizzazione di abiti di ispirazione retro, che è anche uno dei miei brand preferiti in generale. Partiamo con lei, questa adorabile gonna in lanetta con questa stampa scozzese in tonalità assolutamente autunnali. Mi piace tantissimo, veste come un guanto, comodissima, un po' così get the bibliotecaria look, un po' look da bibliotecaria, però l'adoro, l'ho indossata tantissimo e c'ha le tasche, che secondo me è sempre un grandissimo pregio quando si tratta di abiti e gonne, perché c'ho sempre 77 cose in mano. E in più Collective, un po' anche come vi avevo già detto per ModCloth, è un brand molto inclusive dal punto di vista delle taglie, perché veste sia chi è molto molto magro ma anche chi ha qualche chilo di troppo, cosa che adoro. Quindi primo preferito, gonna stile tartan, autunnale, un po' bibliotecaria. Secondo preferito, mi viene da dire, è diventato immediatamente il mio capo preferito in assoluto del periodo, e sto parlando di questo adorabile abito, di nuovo stampa tartan. Leggera ossessione in questo periodo, però questa volta in tonalità del verde foresta con il blu oltremare, butto su nomi di colori a caso, pieno di capelli perché lo metto tantissimo e in questo periodo resterò calva forse. In ogni caso, manichina corta, questo scollo molto 50s con un leggero revers, bottoncini, gonna svasata, anche questa volta come il capo precedente il tessuto è una lanetta però leggera, veste di nuovo anche lui come un guanto. Lo amo follemente, lo amo talmente tanto che nelle giornate di abbruttimento, quelli che mi seguono su Instagram e guardano le mie stories lo sapranno, lo metto su e istantaneamente mi risolleva un po' il morale, e quindi non mi pento per mi vida loca, non mi pento per mi shopping loco. Passiamo adesso invece a un altro preferito per la sezione abiti, spostiamo un po' di roba se no non ci arrivo, non più Collective, questa volta parliamo di Intimissimi, che a sto giro mi ha stupita perché è uscita una collezione di maglie modal, mi pare sia il tessuto misto cashmere. Ho visto la pubblicità a fine ottobre, sono riuscita ancora ad andare in negozio subito così senza passare per il via per vederle con i miei occhietti, perché volevo capire proprio, volevo
toccare con mano e mi sono innamorata di queste maglie perché sono leggerissime, morbidissime, lì si sente il cashmere, molto calde pur appunto essendo leggere, quindi se uno vuole fare un po' quel layering del vestirsi a cipolla, queste non occupano spazio ma tengono caldo e hanno questo scollo a barchetta adorabile e un po' questo vibe vedo e non vedo, un po' sexy, un po' no. Dicevo, mi sono piaciute talmente tanto che le ho prese in questo color rosso ciliegia molto vivace che mi va d'accordo anche un po' con la gonna di Collective, in blu e di nuovo mi va d'accordo sia con la gonna di Collective sia se voglio metterlo sotto il vestito, ma con molte altre cose, e ovviamente l'ho presa anche in nero, non ce l'ho qui perché in questo momento è in lavatrice, per dirvi quanto le metto. Un prezzo ragionevole, mi piacciono un botto, ho pensato di parlarvene perché comunque sono molto interessanti. Vi butto lì come promemoria per quelli che magari fossero nuovi su questi schermi. Se qualcuno dei prodotti dei quali vi ho parlato vi interessa, volete saperne di più, conoscere i prezzi, bla 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 bla, sappiate che sul mio blog troverete tutta la lista dei prodotti dei quali vi ho parlato con di fianco i link per appunto avere maggiori informazioni se volete anche acquistarli, perché no. Disclaimer, Vogue, nessuno dei brand delle aziende delle quali ho parlato mi ha pagato per questo video, ma magari ogni tanto qualcuno. Tutto è stato acquistato con i miei soldi, tutte le opinioni sono le mie, chiusa la parentesi. In ogni caso, non l'ho ancora detto, ma il link al mio post dedicato lo trovate nella info box qui sotto al video, oppure cliccando sulla i qui sopra la mia capoccetta, come di consueto. E questo chiude la categoria degli abiti. Passiamo adesso alla categoria delle scarpe. Per la categoria delle scarpe ben due paia da condividere con voi, perché appunto tra fine ottobre e inizio novembre ho fatto shopping su Zalando alla ricerca di mocassini, che sono le scarpe che metto di più in questo periodo. Ne ho portate a casa ben due che ho indossato tantissimo. Partiamo con questi, che sono quelli un po' più classici, anche se hanno così un... Sono di Kurt Geiger, all'apparenza molto classici, ma forse noterete che hanno questa decorazione in metallo con un rapace, un'aquila sul davanti, in bronzo, questo colore copper, bronzo. Comodissime, che per me era la cosa fondamentale, e molto facili da abbinare un po' con look un po' più semplici, basic, ma anche con look un po' più così aggressive, perché hanno appunto questa doppia valenza. Parlando di roba invece un po' aggressive, mentre cercavo dei mocassini normali, insomma neri, semplici, sono venute fuori queste di Dorothy Perkins, leopardate. Ora, io quando vedo il leopardato perdo la trebisonda proprio, cioè addio. In più erano in saldo e attenzione, perché fino a qualche giorno fa erano ancora disponibili e, se ho visto bene, tipo a 16 euro. Non ho guardato le taglie perché mi sono capitate davanti così. Non hanno una qualità pazzesca, diciamo che questi sono molto più... dureranno un po' più nel tempo, hanno una qualità maggiore, queste sono un po' più de cartone, ma comunque comodissime, comunque deliziose, adorabili, leopardate. E quando uno ha quei look magari total black, butti sul mocasso leopardato, botta de vita. E quindi volevo consigliarvele nella speranza che quando questo video uscirà saranno, italiano questo sconosciuto, ancora disponibili. Incrociamo le dita, perché ho visto 2 giorni fa a 16 euro, quindi affarone, amica da casa, affarone. Bene, passiamo adesso alla penultima categoria, la categoria dei random / accessori / ndokoyo. Benvenuti nella categoria dei random, che come di consueto include un po' the rave and the fave, la rava e la fava. Piccola premessa, anche un po' per la serie non tutti sanno che, the more you know. Novembre è il mese del mio compleanno, infatti il 10 ho compiuto gli anni. Devo
dire, questo 2020, questo novembre 2020 non è che abbia regalato grandissime gioie fino adesso. Qualcuna però è arrivata, qualcuna invece me la sono creata da sola. Come il primo preferito per questa categoria dei random, che è anche un po' l'acquisto pazzo del periodo. Di che cosa sto parlando? Ho comprato una nuova Neverfull di Louis Vuitton, che è il mio regalo di compleanno per me stessa, un acquisto che in realtà, per onestà voglio dirvi, ho fatto a fine settembre, però sapendo che questo sarebbe stato il mio regalo di compleanno per me medesima, perché come nella pubblicità della L'Oréal, because you're worth it, perché tu vali. Perché io valgo. Dunque, allora, quelli di voi che guardano i miei video, mi seguono su Instagram, guardano le mie storie, sapranno che in realtà non sono una grandissima appassionata di grandi marche, non sono una che veste firmato. La Neverfull di Louis Vuitton però è la mia borsa preferita in assoluto, la utilizzo tantissimo, estate, autunno, inverno, primavera, tutto l'anno, sempre. Ne possedevo già una, quella classica con il monogramma di Louis Vuitton, che a forza di metterla, era un pochino usurata, e allora mi sono detta, perché no? E ho preso questa, per l'appunto questa che è sempre la versione molto classica, diciamo dopo, mi verrebbe da dire quella col monogramma, questa è forse la seconda più classica, è la versione grande, la GM, mi pare si chiami. L'ho scelta anche questa volta come la prima con l'interno rosso, perché trovo che sia l'abbinamento che più mi garba. Queste borse sono indistruttibili e vorrei anche vedere, visto quello che costano, e davvero sono Neverfull. Mi è capitato di andare a fare la spesa al supermercato dimenticando la borsa, sono riuscita a far entrare qui dentro 3 bottiglie da 1 litro di birra, 2 da 1 litro di Coca-Cola, una di tè freddo, lo yogurt, la mozzarella e un pacco di pasta. Per dire, regge, non si rompe, ha retto anche appunto sto peso disumano, ed è davvero Neverfull, cioè non si riempie mai, ci sta il mondo tutto, il globo terracqueo, il che è l'ideale per chi come me si porta sempre dietro tutta la casa. Tipo qua l'ho presa così com'era e dentro c'è il mondo, ma neanche tanto, perché di solito ci metto dentro anche di più. E quindi primo preferito Neverfull a scacchi, adoro. Secondo preferito è di nuovo un regalo di compleanno, ed è un'altra cosa che trovo adorabile, e sto parlando di lui, l'Umarel di Superstuff. Che cos'è? È un soprammobile a forma del classico Umarel. Cos'è l'Umarel? In Emilia Romagna si definisce Umarel, ma ormai credo sia diventato un po' un termine di uso comune, il classico vecchietto che guarda i lavori. E questo è l'Umarel di Superstuff, adorabile. Tiene grande compagnia, cioè se uno ha bisogno di attenzione mentre lavori te lo metti lì e hai sempre l'impressione appunto che qualcuno stia vegliando su di te e controllando che tu sia produttivo, che sapete che in questo periodo la produttività prima di tutto. E questo era il secondo preferito, regalo delle mie amiche Alessia e Antonella, che adoro. Il terzo preferito per la categoria dei random è invece molto in linea con il mood attuale, una vestaglia, perché di nuovo #team vestaglietta. Oggi più che mai siamo tornati un po' reclusi come a marzo, e quindi mi sono così voluta concedere una nuova vestaglietta super morbidosa. Questa l'ho presa su ASOS, il brand è So You, così tu, super morbida, a pois. C'è sta, lasciatemi dire, cioè se non mettiamo la vestaglietta adesso, non so quando la mettiamo. La amo follemente. In casa mi piace tenere robe morbidose che mi diano l'idea dell'avvolgenza, della morbidezza della coccola. E quindi inclusa anche lei tra i preferiti di novembre. Direi che per la categoria, guardo intorno con fare incerto, la categoria dei random non c'è altro, passiamo all'ultima categoria, che è quella delle serie TV.
Non potevo non inserire la categoria delle serie TV perché mi sembra anche molto azzeccata con il periodo che stiamo vivendo. Occasioni per guardare serie TV ne avremo sicuramente, ma anche perché mi sono innamorata follemente della serie che sto per consigliarvi, che ho scoperto per puro caso. Non ne avevo ancora sentito parlare, sono andata su Netflix, come faccio ogni tanto, ho un po' scrollato, fammi vedere cosa c'è di nuovo, e ho scoperto questa serie della quale per l'appunto, come forse dicevo, mi sono innamorata immediatamente, ed è La regina degli scacchi, The Queen's Gambit. Una serie ambientata nell'America degli anni fine 50, 60 e poi appunto si prosegue, seguendo la vita di questa ragazza che si scopre genio degli scacchi. Una ragazza dalla vita complessa, un po' genio e sregolatezza, di una bellezza, l'attrice che interpreta la protagonista, di una bellezza veramente da togliere il fiato, una bambola di porcellana, costumi pazzeschi per chi ama il genere, e qui con me si sfonda una porta aperta, anni 50-60, lei ha dei costumi pazzeschi, ma anche tutti gli altri protagonisti. Così sulla carta uno dice, vabbè, una serie che parla di scacchi, anche un po' che due maroni, invece assolutamente no. Mi è venuta voglia di imparare a giocare a scacchi, per come è ben raccontata. Storia fighissima, attori molto bravi, lei pazzesca, costumi da paura, ambientazioni spettacolo. Se non l'avete ancora vista io ve la consiglio, la trovate su Netflix, molto molto bella, è entrata così alla chetichella nella mia top 5 delle serie preferite, per dire. Il che ci porta alla fine di un altro lunghissimo video dedicato ai prodotti preferiti del mese, mai una volta che io riesca a essere sintetica, proprio logoroica, gna faccio. In ogni caso spero, come sempre, che i prodotti dei quali vi ho parlato vi abbiano incuriosito, vi abbiano così ispirato, che il video vi sia stato di aiuto in qualche modo, o anche semplicemente vi abbia tenuto compagnia per un discreto numero di minuti. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Se poi siete arrivati fino alla fine, come al solito, lasciate un commento, gliel'ho fatta, e io, come di consueto, vi vorrò bene assai. Poi ricordo ancora una volta che sul blog troverete la lista di tutti i prodotti dei quali vi ho parlato, sempre con movimenti di mano, la peste di rigidizzazione, perché sul blog, dicevo, troverete la lista di tutti i prodotti dei quali vi ho parlato con link diretti per avere maggiori informazioni, conoscere prezzi, insomma, bla bla bla, o anche acquistarli online. E il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto, oppure cliccando sulla i qui sopra la mia testa. Bene, direi che per oggi non c'è altro. Se ancora non l'avete fatto, questo è un momento perfetto. Signori, attenzione, amici da casa, guardatemi negli occhi, solo quando lo dirò io. Un momento perfetto per iscrivervi al mio canale, perché appunto dalla settimana prossima partiamo con la serie natalizia. Vai così. Bene, adesso davvero non c'è altro. Baci a stampo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!